Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale, vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 29 agosto all'11 settembre, dove troveremo la luna nuova in Vergine. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad accendere la luna, vediamo dal punto di vista astrologico cosa aspettarci. In genere questa luna nuova in Vergine ci porta a maggior forza interiore, determinazione, più senso della disciplina, della costanza, le ambizioni possono essere elevate e soprattutto possiamo liberarci di ciò che non è più necessario e utile, di ciò che ci causa pesantezza, dolore e negatività. Possiamo ottimizzare al meglio le nostre energie e concentrarci solo sulle cose più importanti e necessarie. Di contro dobbiamo fare attenzione allo stato emotivo, sia di tristezza, sia di necessità e bisogno che può portarci purtroppo a compiacere gli altri, a cercare un po' attenzione e poi alcune solite cose che facciamo non ci piacciono più, i sentimenti potrebbero essere confusi, quindi queste sono diciamo le cose che possiamo attenzionare e che potrebbero bloccarci un attimino. Adesso vediamo proprio il vostro oracolo, quindi intorno al 29 agosto la carta Figlio delle Stelle va a rintracciare secondo me un messaggio abbastanza importante, e cioè sapere di essere difesi, protetti, assistiti, sia da un potere superiore, perché questo è il suo messaggio principale, però in qualche modo potrebbe esserci anche una persona, importante intorno a voi che vi può sostenere e aiutare. Ritornando al suo messaggio principale, come vi dicevo, magari può essere un angelo, una persona che non c'è più, uno spirito guida, qualcosa, qualcuno è con voi che vi protegge, che vi sostiene, soprattutto nei momenti più difficili, vi infonde fiducia e magari appunto ci sono delle cose che vi possono anche aiutare come guida, cioè come procedere, come segnale, diciamo, un messaggio da cogliere per andare avanti. Malinconia lunare può riferirsi forse all'ambito dove vi serve aiuto e sostegno. È ovvio che non posso sapere l'ambito preciso, per alcuni può riguardare qualcosa di strettamente personale, per altri l'amicizia, la famiglia o il lavoro stesso, può essere l'amore, quindi di qualsiasi ambito, purtroppo diciamo questa carta ci fa capire che c'è un po' di ansia o senso di vuoto, sentirsi giù di morale, a volte può essere anche vivere un momento, no, una fase di calo di energia, sicuramente può essere passeggera e possiamo renderla anche passeggera attivandoci per uscire da questa situazione, da questo sentire, dalla tristezza, eccetera. Si può fare un qualcosa magari che ci può distrarre, che ci può dare gioia. E adesso vediamo l'altro messaggio, Superluna. Possiamo riuscire appunto assolutamente, potrebbe essere proprio una fase molto molto passeggera e questa ci rassicura, in qualche modo ci sta dicendo che l'impegno verrà ripagato e ricompensato a tutti i livelli, e magari su alcune cose in effetti siamo sulla strada giusta, sul percorso giusto, però dobbiamo continuare
continuare ad insistere e lì man mano poi otterremo le nostre soddisfazioni e il nostro successo. Magari incominceremo già a vedere verso la fine di questo periodo un progresso, un miglioramento in vari ambiti della nostra vita e che ci sarà anche un'impennata di energia, di buon umore che ci aiuterà nell'affermazione, nell'essere anche costanti, ovviamente senza strafare perché dobbiamo utilizzare al meglio le nostre energie. E adesso vediamo i suggerimenti dell'oracolo dello sciamano. Allora, vediamo quali altri messaggi arrivano. Il fuoco, ecco, il fuoco è proprio quella che accende la nostra stessa energia, probabilmente, come vi dicevo, troveremo un po' di questa energia da poter utilizzare. Spesso il fuoco ha anche a che fare, dato il suo significato di forza trasformatrice, che può distruggere o illuminare, quindi va utilizzato nel miglior modo. Porta passione, volontà, intenzione e spinta che canalizza il nostro potere creativo e possiamo sfruttarlo per fare un cambiamento, per dare attenzione a ciò che ci nutre, possiamo cercare di lasciare andare il vecchio per far spazio al nuovo, quindi indica effettivamente un grande potere, tanta energia che però deve essere allineata ai nostri desideri, al nostro cuore. L'altro messaggio arriva dalla carta il Gran Turco. Come abbiamo visto anche prima, anche qui effettivamente c'è un messaggio di abbondanza, di soddisfazione e possiamo cogliere i frutti del nostro impegno. Ci parla di realizzazione. Il fatto che salti fuori già in questa fase vuol dire che ci sono e vedremo quei risultati. Magari poi per le situazioni dove le cose sono un po' lunghe, dove ci vuole pazienza, il messaggio è abbastanza chiaro, proprio di continuare ad impegnarci e otterremo i nostri risultati. Quindi già di andare a cogliere qualcosa di positivo, però la massima realizzazione e concretizzazione, soprattutto di quei progetti a lungo termine, dobbiamo avere un po' di pazienza, ma sicuramente impegnandoci e continuando riusciremo ad ottenerli. L'altro messaggio arriva dalla carta acqua. Scusate. Questa ancora di più ci fa capire che dobbiamo dare acqua ai semi che abbiamo piantato, acqua alle piante che sono nate. Ovviamente utilizzo queste metafore per far capire che le piante, i semi sono le nostre idee, sono i nostri progetti, un qualcosa che è già nato appunto merita attenzione e costanza da parte nostra, qualcosa che vogliamo realizzare nel prossimo futuro, allora merita l'attenzione nostra su trovare il momento giusto di come piantare questi semini, ma soprattutto di costruire alcune cose su basi solide, lasciando andare ovviamente quello che ci blocca, che ci destabilizza e non ci fa stare bene. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!